Inter-Sassuolo, 26esima giornata di Serie A che è pronta ad aprirsi anche per l'Inter di Simone Inzaghi, che incomincia finalmente quel ciclo di partite che sarà a questo punto molto lungo, in cui i big match saranno, a parte un paio di situazioni, un lontano ricordo. Abbiamo vissuto un mese e mezzo quasi tra gennaio e appunto questi giorni in cui di fatto abbiamo affrontato, ad eccezione del Venezia, o partite contro squadre grandi o partite ad eliminazione diretta, come le due di Coppa Italia contro l'Empoli e la Roma. È stato un mese molto pesante dove l'Inter forse ha lasciato qualche punto di troppo, almeno la partita per esempio contro il Milan, il derby poteva finire diversamente, con un pizzico di fortuna magari anche a Napoli, però in ogni caso questo è il passato. L'Inter comunque ha tenuto botta, dato che attualmente si trova secondo in classifica, ma con una partita da recuperare, e quindi siamo ancora lì. E adesso, rispetto alle altre nostre concorrenti per lo scudetto, abbiamo un campionato tra virgolette in discesa. Diciamo il calendario è un pochino più agevole. Poi sappiamo benissimo che in Serie A le partite vanno vinte in generale, ma in Serie A ancora di più, vanno vinte sul campo e non è sufficiente partire favoriti sulla carta. Domani alle ore 18 quindi si scende in campo contro il Sassuolo, un avversario molto ostico sia per le sue caratteristiche che per la storia, visto che è a tutti gli effetti una delle bestie nere dell'Inter. In questo episodio quindi facciamo il punto sulle probabili formazioni, perché ci sono tante possibili novità soprattutto nell'Inter ma anche nel Sassuolo. Vediamo un po' com'è la situazione e ci prepariamo alla partita che si giocherà domani. Prima di cominciare, iscrivetevi al canale così non vi perdete tutti i nostri contenuti ogni giorno, sia in diretta che con gli episodi video, i podcast e tutto quanto. Vi ricordo che peraltro in giornata è anche già uscito un altro contenuto in cui abbiamo commentato l'ufficialità arrivata nelle scorse ore del rinnovo di contratto di Marotta, Ausilio e Baccin, quindi se non lo avete ancora visto o seguito andatevelo a recuperare. In questo episodio, dicevamo, partiamo a parlare di Inter Sassuolo. Prima informazione molto importante che vi do: dove vedere Inter Sassuolo. La partita, lo ripetiamo, le coordinate: domenica 20 febbraio alle ore 18 allo stadio San Siro in Milano. Attenzione, novità importanti: in queste ore è arrivato l'ok dal governo per l'aumento della capienza degli stadi dal 50%, che era attivo fino praticamente a ieri, al 75%. Quindi se qualcuno di voi avesse voglia di passarsi una domenica diversa, fosse in zona o avesse la possibilità, ci sono altri posti disponibili. Mi pare di aver letto tra l'altro sul sito dell'Inter che i biglietti partono da circa 10 euro, quindi forse trovate anche dei costi abbordabili. Magari date un'occhiata se avete voglia. Se invece non potete andare per tutte le altre possibili ragioni, vi ricordo che saremo in diretta anche su Passione Inter. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, però saremo in diretta anche noi di Passione Inter come di consueto da 1 ora e 15 minuti prima del fischio d'inizio, quindi dalle ore 16:45. Ci seguiamo tutto il pre-partita, faremo la cronaca del match e poi l'ampio post partita fino a sera. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale anche per non perdervi questa diretta. Vi aspettiamo come ad ogni partita. Passiamo a questo punto alle probabili formazioni, perché come vi dicevo ci sono delle possibili novità importanti. Comincio dagli ospiti sui quali abbiamo meno informazioni da dare. Nel Sassuolo tornano dopo la squalifica, erano entrambi squalificati contro la Roma nell'ultima partita terminata 2-2, tornano sia Gianluca Scamacca che Davide Frattesi, che sono i due principali obiettivi dell'Inter in vista del mercato estivo, quindi avremo anche grande attenzione per loro. Ci sarà invece indisponibile Ferrari, che è stato espulso proprio contro la Roma e peraltro era anche stato ammonito sotto diffida, quindi la squalifica arrivava a prescindere dall'espulsione. A quanto pare dovrebbe sostituirlo Ayan. Ferrari è un'assenza pesante per il Sassuolo perché è un po' il leader difensivo e il baluardo della difesa, e quindi non ci sarà. Meglio per noi. Per quanto riguarda l'Inter invece, allora, innanzitutto è notizia ufficializzata ieri che il ricorso fatto per provare a ridurre la squalifica di Alessandro Bastoni è stato respinto. A Bastoni erano state date 2 giornate di squalifica per un insulto rivolto al gruppo, alla squadra arbitrale al termine del derby. Pare che lui abbia detto avete fatto schifo, poi non sono stati ovviamente ufficializzato il referto dell'arbitro o cose ufficiali, però questo è quello che filtrava. 2 giornate gli erano state date, l'Inter aveva valutato attentamente il ricorso, ha provato ad avanzarlo, è stato respinto, come state anche vedendo adesso, e quindi Bastoni non ci sarà. Giocherà quindi molto probabilmente al suo posto Federico Di Marco, che ha già fatto molto bene contro il Napoli in una partita
almeno sulla carta sicuramente più difficile, e ha fatto molto bene, è stato secondo me uno dei più positivi, quindi non dovrebbero anche da questo punto di vista esserci grossissimi problemi. Dal punto di vista però degli infortunati, l'Inter qualche indisponibile ce l'ha, perché diciamo, a parte Gosens e Correa, che sono i, tra virgolette, lungodegenti e che rientreranno, per quanto riguarda Gosens si parla di una possibile convocazione per la partita contro il Genoa, quindi la prossima dopo il Sassuolo, che si giocherà di venerdì. Per quanto riguarda Correa invece è più facile che recuperi per il derby di Coppa Italia, quindi comunque pochi giorni dopo. Naturalmente non dal primo minuto, poi avranno bisogno di ritrovare il ritmo partita e reintegrarsi, eccetera, eccetera. Però è importante che possano recuperare in fretta perché ci servono. Indisponibile ancora anche Vecino, che ha avuto questo problema, questa infiammazione al ginocchio già prima di Napoli, ha saltato il Napoli, ha saltato il Liverpool e probabilmente salterà anche il Sassuolo. E poi, come dicevamo, Bastoni squalificato anche Brozovic, che è stato ammonito sotto diffida durante Napoli-Inter, e quindi ovviamente non ci sarà nemmeno lui. Vi mostro quindi a questo punto quelle che sono le probabili formazioni, le recupero al volo, eccole qua, di Inter Sassuolo direttamente dal sito della Gazzetta, eccoci qua. Quindi Inter con il 3-5-2 canonico, Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Di Marco, come dicevamo, in difesa, Dumfries e Perisic sugli esterni, e poi occhio alle novità, perché al posto di Brozovic in una posizione inedita, ma d'altronde il regista di riserva non lo abbiamo, quindi per forza andava adattato qualcuno, dovrebbe giocare Nicolò Barella, secondo quello che filtra, con Çalhanoğlu ovviamente alla sua sinistra, sulla destra favorito Gagliardini rispetto a Vidal, quindi dovrebbe ritrovare spazio dal primo minuto il centrocampista italiano, che in effetti è da un po' che non vediamo in campo. In attacco, attenzione, perché c'è un'altra novità rispetto a quella che è stata la tendenza praticamente costante da inizio stagione fino ad oggi. Potrebbe riposare Edin Dzeko dal primo minuto e quindi potremmo avere la possibilità di vedere la coppia che, secondo la mia modestissima opinione, potrebbe essere quella che funziona meglio, ovvero Sanchez con Lautaro, e io quindi sono molto contento. Per quanto riguarda invece il Sassuolo, 4-2-3-1, consigli in porta Muldur, Chiriches, Ayan e Rogerio in difesa, Frattesi e Maxime Lopez, veramente un centrocampo molto interessante, appunto davanti alla difesa, Berardi che sta facendo una bella stagione e Traoré sulle fasce, Raspadori, altro obiettivo dell'Inter, forse passato un po' in secondo piano rispetto agli altri due, ma sul quale l'Inter rimane comunque vigile, alle spalle di Gianluca Scamacca. Qui la pagina si è ricaricata, ma siamo sempre qui. Scamacca prima punta, e quindi sarà un bel lavoro per i nostri difensori, ma soprattutto mi viene da dire una bella occasione per lui per mettersi in mostra, sia in generale contro una difesa molto forte come quella dell'Inter, che appunto contro la squadra che lo sta seguendo con maggiore interesse. In panchina per l'Inter, mi sono scordato di dirvi, ci sarà Caicedo, e quindi potrebbe essere magari questa la partita giusta per vederlo esordire, oltre anche a Sangalli e Carboni, che ancora una volta dovrebbero essere aggregati dalla primavera per coprire appunto le assenze. Un brevissimo commento sull'arbitro del match, poi vi faccio una piccolissima preview. L'arbitro sarà Francesco Furneaux, mentre il VAR sarà Paolo Valeri. Curioso che Furneaux non ha ancora un precedente con l'Inter, era stato designato per Benevento Inter dell'anno scorso, seconda giornata che l'Inter giocò come prima, se non sbaglio, o viceversa, dove però poi all'ultimo venne cambiato da Piccinini per ragioni di esiti di tamponi, eccetera, eccetera. Quindi Furneaux non ha ancora avuto modo di arbitrare l'Inter. Chiusa questa parentesi, vediamo un po' una piccola preview di Inter-Sassuolo. Allora, i precedenti sono molto curiosi, perché il Sassuolo è una squadra, diciamo, di medio livello. Basso direi di no, di medio livello. E la cosa strana è che su 17 precedenti con l'Inter, di queste 17 partite, 8 ne ha vinte l'Inter e 7 il Sassuolo. Quindi sembrano dei precedenti con una big, più che appunto con una squadra di medio livello. All'andata terminò 1-2 la partita, l'Inter andò in svantaggio, appunto in casa del Sassuolo, poi rimontò grazie a Edin Dzeko, che segnò dopo 15 secondi tipo dal suo ingresso in campo, e Lautaro Martinez su calcio di rigore procuratosi dallo stesso Edin Dzeko. Sono due squadre che giocano molto bene, che amano giocare il pallone, avere in mano il pallino del gioco. Non a caso sono anche le due squadre che tirano di più nello specchio della porta in tutta la Serie A, e se per l'Inter è una cosa tutto sommato normale vista la posizione in classifica, il Sassuolo è
per il Sassuolo è un bel messaggio. L'Inter ha il miglior rendimento in campionato in casa di tutte le altre. Occhio però perché le ultime 8 reti segnate dal Sassuolo sono arrivate tutte nella ripresa. E perché vi dico occhio? Perché purtroppo abbiamo notato che l'Inter, vuoi per ragioni mentali, vuoi per ragioni fisiche o vuoi per un mix delle due, nelle ultime partite è ritornata a soffrire un po' il ritorno dall'avversario dal 70° circa in poi. Vero è che nelle scorse partite, come ho detto all'inizio, abbiamo affrontato tanti big match, però facciamo attenzione perché il Sassuolo, ecco, ha anche nelle statistiche la dimostrazione del fatto che non molla fino alla fine. Dicevo, il Sassuolo quindi è una squadra molto intensa, che gioca a calcio, che ama il palleggio. Io mi ricordo benissimo la partita giocata proprio a San Siro contro il Milan, che vinse appunto la squadra di Dionisi. Mi aveva fatto veramente impressione. Probabilmente il Milan aveva pescato una giornata perché comunque al di là del risultato non aveva giocato bene. Però il Sassuolo ha fatto veramente una gran partita fino al 90°, anche quando magari una squadra di quel livello tende a coprirsi un po' di più, a stare più attenta, loro continuavano a palleggiare oltre la metà campo. A me aveva fatto molto impressione Maxime Lopez in quella partita, infatti mi ricordo benissimo di aver pensato questo sarebbe l'ideale sostituto di Brozovic. Poi pian piano ho visto che anche tanti altri l'hanno detto e mi fa piacere di aver avuto questa piccola intuizione, una piccola gioia personale. Bestia nera dell'Inter, vi ho detto poco fa i precedenti, non mi nascondo, siamo in casa, dobbiamo anche, tra virgolette, recuperare la nostra posizione in classifica, nonostante, dico recuperare perché abbiamo la gara in meno e quindi lo metto fra virgolette, però dobbiamo recuperare la testa dalla classifica. Non mi nascondo, mi aspetto una vittoria della nostra Inter, magari non 3-0, magari non dominando, però bisogna tornare a vincere assolutamente e portare a casa i 3 punti. Molto curioso, in chiusura, di vedere l'Inter sia, come dicevo, senza Edin Dzeko e con questa coppia che secondo me può funzionare molto meglio, soprattutto in questa fase, e può permettere di valorizzare meglio Lautaro Martinez, che è ovviamente uno dei giocatori più in difficoltà. Molto molto curioso di vedere l'Inter senza Brozovic, perché ragazzi, Brozo è è uno dei pochissimi forse insostituibili di questa rosa in termini proprio di caratteristiche. Come vi dicevo, probabilmente giocherà Barella al suo posto, che però è un adattato, e quindi sono molto curioso di capire come potremo muoverci senza il nostro faro del centrocampo. Questa, ragazzi, era un po' la preview della partita. Vi ho dato le probabili formazioni, vi ho dato le coordinate per seguirla e poi vi ho dato qualche piccola sensazione mia in vista del match. Speriamo di commentare una bella vittoria. Se siete arrivati fino a questo punto dell'episodio, lasciatemi nei commenti. Oggi facciamo l'emoji del pallone, visto che torniamo in campo, si gioca e allora andiamo con l'emoji del pallone. Fatemi sapere cosa ne pensate della formazione, se avete paura o no di questo Sassuolo, e se volete lasciatemi anche un pronostico per la partita. Vi ricordo ancora una volta, siamo live tutti i giorni dalle 19:30 su YouTube e su Twitch. Domani, mi raccomando, non dimenticatevi, ore 16:45 saremo live sempre YouTube e Twitch per seguire tutti insieme Inter Sassuolo. Quindi vi aspetto. Se volete sostenere poi il nostro progetto potete farlo attraverso gli abbonamenti o su www.passioneinter.club o direttamente sul canale YouTube. Lasciate anche un mi piace al video se vi è piaciuto. Vi aspetto domani e poi anche tutti i giorni in diretta.